Ciao ragazzi, io sono Michele e bentornati qui sul mio canale. Oggi voglio parlarvi di droni con una piccola guida che potrebbe esservi molto utile. Qual è il problema principale per i nostri droni? Beh, sicuramente le interferenze. E uno degli strumenti che interferisce maggiormente con la nostra strumentazione, ovvero il radiocomando, è proprio lo smartphone. Infatti, spesso mi chiedete se sia consigliato oppure no volare con lo smartphone in modalità aereo, quindi con wifi, bluetooth, connessione dati, modulo telefonico completamente spenti. Beh ragazzi, la risposta è sì. Io vi consiglio di volare sempre, quando potete, con il telefono offline. Io ora sto utilizzando il radiocomando con display incorporato del DJI Mini 3 Pro, ma quello che vi sto dicendo si può applicare a qualsiasi tipo di drone. Attenzione però, questo è un errore che mi capita di leggere spesso. Il drone non basa la sua posizione sulla connettività dati che andremo a disattivare, ma lui utilizza il GPS con le sue coordinate che andrà a triangolare. Quindi qual è il problema se andiamo a impostare lo smartphone in modalità aereo? Beh, non avremo la mappa grafica, la mappa satellitare sul nostro dispositivo. Cosa può succedere? Beh, magari è un problema se dobbiamo impostare dei waypoint, quindi far seguire al drone una rotta aerea, oppure se magari il drone dovesse, facciamo corna ragazzi, non so perché incrociate, vabbè, comunque se dovesse perdersi, cadere da qualche parte o atterrare, beh, noi non sapremo dove si trova fino a quando non andremo a impostare le sue coordinate su Google Maps, ad esempio. Il miglior consiglio che posso darvi quindi per avere la mappa satellitare sull'applicazione del vostro drone, in questo caso un drone DJI, è avere al tempo stesso lo smartphone in modalità aereo, quindi con tutta la connessione dati, wifi, bluetooth spenta. Andiamo a spegnerla anche noi, è quello di connettere in un primo momento lo smartphone a internet, o in questo caso con l'hotspot, avviare l'applicazione che andrà a scaricare la mappa satellitare e poi potete andare a impostare lo smartphone o il radiocomando in questo caso in modalità aereo. Lui conserverà comunque la mappa satellitare e voi potrete volare senza nessuna interferenza vicino al radiocomando. E ragazzi, state molto attenti non solo agli smartphone ma anche agli smartwatch, che ormai sono degli smartphone in miniatura. Anche loro hanno antenne wifi, bluetooth e tutto il resto, quindi possono interferire con la nostra strumentazione. Spegnete tutto quello che potete spegnere. Bene ragazzi, e questo è tutto, una piccola guida per volare con maggiore sicurezza con il vostro piccolo drone. Piccolo, grande, insomma, le dimensioni sono sempre un po' soggettive. Quindi ragazzi, cosa dirvi? Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto lasciando un bel commento qui sotto. Se avete delle domande non esitate nel chiedere lasciando sempre un commento, io sono come sempre a vostra totale disposizione. Un bel like per supportarmi, condividete questo video a tutti i vostri amici e in descrizione video trovate i link per acquistare alcuni droni che vi consiglio come il DJI Mini 3 Pro, oltre ai link per il mio canale Telegram ufficiale, TechBest Deals, gruppo Facebook, eccetera eccetera. Insomma, ormai lo sapete, entrateci subito, vi lascio anche dei link per accessori come micro SD varie. Ok amici, io vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video, sempre che voi vogliate, sempre qui su Addicts2Tech. Alla prossima, ciao ragazzi!